Vediamo se adesso va. In teoria dovrebbe andare. Sì, c'è il... c'è purtroppo questo che continua a girarsi perché... Ok, vediamo se riesco a stabilizzarlo. Allora, vediamo se va, se è tutto chiaro. Ho comprato il cavo nuovo, quindi in teoria dovrebbe vedersi bene questa volta, dovrebbe vedersi in HD. Vediamo. Allora, il mio canale. Vediamo se sono in diretta. Sono in diretta, chiacchiera del martedì sera, 2 spettatori, adesso 3 perché ci sono anch'io. Oh, guarda come si vede bene. Ah, perfetto, 1080 e dovrebbe essere... Ah, perfetto, perfetto. Ciao Daniele, ciao Mirko. Ciao Marco, sei l'alternativa più piacevole a Sanremo. È vero che c'è Sanremo, porca miseria. Ma chi è che guarda Sanremo? Diciamoci la verità. Appuntamento fisso ormai. Ciao Mirko, come stai? Blast Sera, ciao ragazzi, tutto a posto? Sara Brucoli, ciao. Ciao Sara, ciao a tutti, come state? Allora, innanzitutto, live martedì sera, come al solito, nuovo cavo, dovrebbe vedersi meglio. Ho cambiato il microfono mettendolo nero, quindi adesso dovrebbe anche dare meno fastidio nei video. Ho ordinato una nuova lente per la videocamera, siccome la mia è una A7 IV, una Sony, bella grossa. Ho detto cosa faccio? Mi compro una videocamera più piccola o meno perché voglio portarla più in giro, utilizzarla di più. E alla fine ho detto no, sai cosa? Mi compro semplicemente una lente diversa perché la mia lente, questa qua, è un po' troppo grossa, è un po' troppo lunga, è un po' troppo ingombrante. Quindi ho preso una lente che si vede di più grandangolo, più leggera, più portatile, dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni, quindi per ora, perché vedete, per ora la mia lente è così e posso zoomarla tanto. Però la vorrei ancora più ampia per quando sono in giro e alla fine non mi serve che zoomi così tanto. La vorrei più leggera e quindi ho cambiato. Ho preso anche un treppiede per poter utilizzare la videocamera più in giro, insomma sto testando un po' con la videocamera. E basta ragazzi, quindi queste sono un po' le novità. Tutto un po' pieno il periodo perché sempre sto preparando per Tokyo, per l'India. Contate che ho preso l'appartamento ed è stato difficilissimo. Sto preparando tutto per l'India, che tra poco parto. Settimana prossima c'è l'Exans, la fiera dei profumi tutto il giorno, tutta la settimana a Milano. La vloggerò, tra l'altro farò un video a riguardo. E inoltre ho 4 canali io praticamente, oltre a quelli TikTok, Instagram. E quindi quelle 3 settimane in India devo avere qualcosa di coperto. Quindi contate che stasera dopo la live, infatti non la farò troppo lunga questa sera, contate che dovrò mettermi lì a fare una cosa come 16-20 video per YouTube per coprire tutti quei giorni lì. Quindi è un po' un disastro, ma va bene così. Voi come state, ragazzi? Ciao Marco, quanto ci hai messo a farti crescere così i capelli? In realtà li ho sempre avuti mezzi lunghi e diciamo che crescono da 1 a 3 centimetri al mese, quindi dipende da persona a persona, ma tendenzialmente quella è la media. Conta che secondo me io li ho non so quanti centimetri, ma non sono lunghi quanto una volta, li avevo più lunghi una volta, li ho tagliati verso fine anno, verso fine estate dell'anno scorso e questa secondo me è una lunghezza che può starci, quindi conta 1-3 centimetri al mese. Poi se sono ricci ovviamente si vede un po' più lentamente. Hey Marco, how are you doing? Looking great today. Thank you Steven, how are you? It's all good. Che MacBook consigli a buon prezzo? Ciao Alessandro. Dipende da quello, cioè, per quello per cui lo utilizzi. Io ad esempio utilizzo un MacBook Pro, però è perché vedete, mi serve il cavo HDMI, mi serve la scheda SD, mi servono queste cose per la videocamera, per i video, mi è più comodo. Però tendenzialmente, e vado bene col 14, ho sempre avuto il 16 pollici, ma alla fine 14 pollici è più che sufficiente e infatti mi ci sto trovando molto bene. In realtà puoi usare quello che ritieni, secondo me il MacBook Air è già al giorno d'oggi con i processori M potente abbastanza per la maggior parte delle persone, se no punta sul Pro anche 14 pollici. Secondo me già usato trovi qualcosa anche di buono. Contate che il mio ultimo lavoro è stato in Apple Store come dipendente, pensa un po'.
I know one of the few English people here need to learn Italian. Hope Japanese is working out for you. Yes, it's working a bit. It's a bit harder, but I improve daily, so don't worry about that. If you have any questions in English, I will reply in English as always. But also, if you have any questions in that you want me to reply to privately, you can DM me also on Instagram. Da che età sei riuscito ad essere costante con le routine? Ciao Alessandro, ho iniziato il mio percorso, diciamo, di crescita, di voglia di fare qualcosa dopo i 18 anni. Quando a 18 anni, 19 anni ho smesso nuoto, io facevo nuoto agonistico, l'ho fatto per tutta la vita. In quel momento lì ci sono i gatti fuori che si stanno ammazzando. Ho avuto un momento in cui praticamente mi sono ritrovato senza niente. Avevo la ragazza, mi ero lasciato con la ragazza, avevo la moto, ho venduto la moto, facevo nuoto e ho finito nuoto dopo 12 anni. Era anche il periodo di transizione tra scuola e università, non sapevo ancora che università fare. In quel periodo ho fatto un sacco di cose tipo, no brutte, però proprio un periodaccio e anche perché contate che io cresciuto come atleta non ho mai fatto chissà che, non sono mai uscito tanto alla sera o altro, quindi ho fatto un po' un effetto boomerang per un periodo e poi un giorno mi sono alzato e ho detto no, voglio fare qualcosa. E da lì ho iniziato a leggere, a informarmi, a crescere, ho iniziato le mie prime routine perché tutto quello che nei libri dicevano all'inizio, quelli di crescita personale che leggevo all'inizio, era avere una buona routine, avere una buona routine e quindi l'ho sviluppata da lì. Poi è diventata pian piano una crescita interiore, ma lì ci è voluto tempo, però le routine circa dai 19-20 anni. A Bari a giorni c'è la fiera dell'estetica, è stata chiamata come ospite Rita De Crescenzo, non so se la conosci, terribile. Come la fiera dell'estetica? Cosa significa? Beh dai, ci può stare, ma estetica nel senso che fanno cosmesi o nel senso che, cioè, estetica può essere di tutto, cioè può anche essere arte, può essere... Tutto è considerabile estetica. No, purtroppo non conosco Rita De Crescenzo, ma da quanto vedo, Sara, non penso ti piaccia tanto dal commento. Big Marco, opinione su Retto Bacco di Manserà, lo hai provato? Ciao Daniele, una domanda profumata, pensa un po'. L'ho provato, mi piace, non è il mio tabacco preferito. Già per dirti il tabacco che ha fatto Alex è molto meglio, già tutti i Tom Ford col tabacco sono molto meglio, anche tutti i Parfum de Marly, secondo me sono tutti meglio, Carlyle, Herod sono pazzeschi, però diciamo che per il prezzo e la versatilità ci può stare. Doing great, thank you. Glad to catch your stream again. Have been getting to the gym more often. Are you still working out, keeping a healthy eating schedule? Yes, I keep doing it. I keep going on with my daily yoga, my daily workout, my daily diet. And I have plans for this whole preparation until Japan and until India. Alessandro, fai business online? Non so che cosa significhi fare business online. Intendi fare cash? Cosa significa fare business online? Intendi forse tipo e-commerce, tipo dropshipping, intendi quello come business online? Perché business online vuol dire tutto o niente. Nel senso, fai attività online? Da un certo punto di vista sì, nel senso che io creo contenuti e le mie entrate arrivano dai video YouTube, dai video TikTok, dai video Instagram, quindi sì, punto di domanda. Cosmesi, benessere, massaggi, profumi, tecniche corpo naturali. Lei è una sorta di influencer, ma con l'estetica c'entra davvero poco, no sense. Sì, ma conta che c'è la tendenza a invitare più persone, in queste occasioni qua, che hanno i numeri più che le persone adatte. È purtroppo così, è come quando vai alle sfilate di moda e invece di esserci magari influencer o giornalisti o gente tipo giusta dell'ambito che possono fare critiche, possono fare settori, sono più tecnici a riguardo, invitano cantanti, invitano attori, invitano sportivi, gente che, ok, è lì, ha tanti numeri sui social, è conosciuta, ma che senso ha che partecipi alla sfilata in prima fila a guardare la sfilata? Magari due o tre, ma no, c'è tutti ormai. Anche io questa cosa non l'ho capita molto. Voglio ricordare che il mese dell'Ariete arriva, preparatevi. Porco miserio! E tra l'altro quest'anno è l'anno del serpente, ragazzi. C'è appena stato il Capodanno cinese, poco fa, qualche giorno fa, ed è l'anno del serpente quest'anno. Pensa un po'. Ciao Marco, come stai, amico mio? Ciao Floriana, tutto a posto, tutto a posto. Anzi, in realtà è un periodo bello, bello, bello pieno, bello carico, però non ci si lamenta, non ci si lamenta. Voi come state? Quanti stati hai visto fino ad ora?
Alessandro. Allora, conta che ho una nota sul computer in cui ho l'elenco di tutti, anzi, dai, sai che ci sono. Dato che ci sono, perché non lo dico? Capitali. Eccolo qua. Paesi del mondo. Allora, per ora ho visitato Austria, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Italia, Malta, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Vaticano. Basta. Questi al momento sono quelli che ho visitato. E quale ti ha colpito di più? Penso il Giappone. Penso a livello naturalistico la Giordania, penso a livello di città e persone il Giappone, penso a livello europeo forse Londra, slash Parigi, ma forse più Londra. In Italia la città che mi piace di più penso sia Venezia, da un punto di vista estetica, da un punto di vista di vivere, e forse Verona, che è vicino dove abito io. Sei stellare come sempre, grazie mille Floriana, troppo gentile. Marco, tatuaggio sul tuo segno? Ciao Michele, no, al momento non ho tatuaggi e non penso di farmene, non è una cosa in cui mi ci rivedo molto, però niente di contrario contro chi ce li ha. Ma il mese del serpente è quello dell'Ariete in Giappone. Ma il mese del serpente è quello dell'Ariete in Giappone? Il mese del serpente è quella dell'Ariete in Giappone. Non ho capito la domanda. Steven, oddio. Maruko. Kore Hanashime Maska? Ah no, Yume, Kore Yome Maska? Tada, tada testo nakades. Ah, okay, okay. Yes, sorry. It's still a bit hard, because it's also very small here. So Maruko, it's Marco, of course. Kore Yomemasu, can you read this? Tada testo nakades. This is a test. All right. Daijoubu desu. How's your day been? It's been very busy. I'm trying to make so many YouTube videos in this period because I have to cover the whole period where I'll be traveling. Cosa hai fatto di bello oggi? Stavo appunto raccontando che è stata una giornata bella piena e tuttora devo ancora finire, anzi inizia la parte più difficile ora. Infatti la live, ragazzi, purtroppo non sarà tanto lunga questa sera perché devo fare una cosa come 15-16 video. Che segno sei? Sono un ariete. Quindi ho fatto palestra, yoga, libro, la mia solita routine, canto e poi preparazione per i video. Doccia fredda. Quali lavori hai fatto oltre allo youtuber? Ho fatto... Allora, ho consegnato pizze, ho lavorato in campeggio, ho lavorato da Primark, ho lavorato in Apple Store, ho lavorato da MediaWorld, ho lavorato nelle assicurazioni, ho lavorato come modello, ho lavorato come attore e ho lavorato come guardia buttafuori, tra virgolette. Questi sono un po' tutti quelli che ho fatto. Puoi spiegare? Oh, c'è un altro messaggio in giapponese. Rashi shigoto desu. Yoku yatta. Yay, congrats. Oh, subarashi shigoto desu. Yoku yatta. Great job. Oh, thank you, appreciate it. Ottimo lavoro, continua così. Thank you. Mi sta facendo dei test in giapponese, penso un po'. Puoi spiegarmi meglio e breve di cosa parlava l'ultimo video che hai fatto? Ciao Francesco, ma ti dico, alla fine se tu te lo vai a guardare, metti in 2x o in 1.5x, te lo riesci a vedere anche, lo faccio spesso anch'io quei video, ed è piacevole quando sono video tipo informativi. Comunque, l'ultimo video che ho fatto sul canale, non mi ricordo, qual è l'ultimo video che ho fatto sul canale? Fammi vedere. Allora,
YouTube Studio. Ah, perché avere obiettivi, ok. Non è andato tanto bene come video. Praticamente mi avevano fatto una domanda, sì, intanto la videocamera si sposta in là. Mi avevano fatto una domanda riguardante gli obiettivi, perché mi chiedevano, ma scusa Marco, ma tu parli e dici che bisogna stare bene ora, dobbiamo stare bene ora, sì, ma non rischio di non avere la motivazione nell'avere obiettivi in futuro, stando bene ora? Oppure, ma che senso ha allora proseguire nella vita se sto bene ora e fare altre cose? E allora in quel video semplicemente ho risposto. Ho dato la mia spiegazione che è cercare di partire da una pienezza nel fare obiettivi, invece che avere obiettivi, una direzione, e del lasciarsi più andare invece che controllare tutto. Questa è un po' la cosa generale. Namaskaram Marco Guru. Namaskaram. Ottimo lavoro. You have such amazing hair. You probably have been told that many times before. Thank you very much. I really appreciate it. Per l'inglese cosa consigli di, oltre guardare video e serie? Ciao Alessandro. In realtà, come qualsiasi lingua, semplicemente immergendosi il più possibile nella lingua, la si impara. Quindi può essere qualsiasi tipo di contenuto, passivo o attivo. Attivo è parlarlo, avere amici, uscire, viaggiare e utilizzarlo, ed è una cosa che consiglio molto, perché il passivo, che è l'ascoltare, il leggere, eccetera, anzi il leggere è un attivo, l'ascoltare, il guardare e così via, quello diciamo che serve, ma allo stesso tempo non ti crea tutte quelle connessioni neurali che ti servono quando poi devi parlarlo. Ad esempio adesso col giapponese, va bene, guardo anime, ogni tanto leggo, faccio gli esercizi, imparo i vocaboli, ma poi quando devo parlarlo io è tutta un'altra storia e quindi cerco di fare sia esercizi di immersione passiva, ma anche esercizi di immersione attiva, quindi entrambe le cose. Quando ho iniziato a fare i video sul mio canale YouTube li ho iniziati a fare in inglese e quella cosa mi ha aiutato tantissimo con l'inglese, ad esempio. Ciao, mi consigli qualunque cosa per lavare i capelli quando vengo a contatto con il cloro delle piscine? Semplicemente un qualsiasi shampoo, ovvio, cerca di utilizzare uno shampoo adatto al tuo tipo di capelli e che non sia troppo strong, ma un qualsiasi shampoo va benissimo, magari anche due lavate, quindi shampoo, sciacqua velocemente e poi un altro shampoo e sciacqua, lascia lì un paio di minuti e massaggia bene, poi sciacqua. I'm on day 2 of the mandala cycle. Wow, congrats. I'm really proud of you. I'm really proud. Keep it going. Let me know how it is. And also, I will be in India at the ashram in a few weeks. How long have you been growing out your hair for? I don't know, because I've always had long hair and probably it grows about 1 to 3 centimeters per month. So be aware of that, and also depending on your health, depending on your hair, and depending on how your hair is. If you have curly hair, it will be, of course, you will notice it much later on. Come hai conosciuto la tua ragazza? Ciao Alessandro, è una storia un po' particolare. L'ho conosciuta praticamente la mia ex ragazza lavorava, cioè faceva tipo modella, faceva un po' di tutto, e aveva questo amico che stava facendo un progetto, lui studiava per diventare tipo regista, una cosa così, non lo so, era una cosa amatoriale, e insomma stava facendo questo cortometraggio e gli hanno chiesto di fare una parte in questo cortometraggio locale. Io ho detto, vabbè, mi ha chiesto se partecipavo anch'io, ho detto, va bene, partecipo anch'io, e durante il cortometraggio praticamente avevo un amante ed era quella che è tuttora la mia ragazza. E quindi praticamente ci siamo conosciuti, alla fine siamo mezzi usciti perché ci interessavamo e dopo un po' ho lasciato la mia ex ragazza e ho iniziato ad approfondire la relazione con questa ragazza qua. Marco, Facebook mi manda via mail una sorta di estratto conto, monetizzazione su contenuti, ma concretamente non mi sono mai stati caricati su PayPal o conto. Sai spiegarmi il perché? Ciao Sara, non saprei, forse non hai messo un metodo di pagamento per riceverli, oppure c'è una soglia di pagamento, ad esempio 100 euro, e quindi prima di arrivare a 100 euro rimangono lì ma non ti vengono pagati. Comunque in caso c'è la, l'assistenza, prova a chiedere magari anche direttamente a loro.
I felt boiling inside myself and I felt a gap between me and my body and my mind. Wow, that's an intense experience. I'm glad. I'm glad for you. Can you do a hair flip, please? What does it mean? Like this? Wow. Che consigli daresti a un ragazzo di 19 anni? Di lasciarsi andare, fare quello che ti piace, trovarti una routine che ti possa creare delle ottime basi e proseguire. Quindi se io avessi 19 anni, mi creerei una routine con le basi. Quindi allenamento, cioè la salute, quindi allenamento, meditazione e crescita, quindi letture, libri, podcast, video, qualsiasi cosa, ma lettura. E poi da lì fai quello che ti piace. Quindi questo, creati un'ottima routine, creati un sistema, un modo organizzato per vivere e continua così. Thank you. No worries. Ok ragazzi. May I ask how long have you been practicing Shambhavi? I've been practicing Shambhavi Mahamudra Kriya since I don't know, I think 4-5 years. Floriana, cosa hai fatto di bello oggi? Oggi mi sono alzato, ho letto il libro, ho fatto yoga, meditazione, ho fatto la mia beauty routine, ho fatto esercizi di gratitudine, Duolingo, il corso di giapponese, ho fatto vabbè, la mia solita dieta, sono andato in palestra, allenamento, doccia fredda, tutta questione di beauty, quindi peli, capelli, eccetera, eccetera, e esercizi di chitarra, preparato le idee per i video per i prossimi giorni, ho iniziato a organizzare per bene tutte le varie cose per i viaggi, per l'India e tutto, sto iniziando a procedere sempre di più. Ho fatto il pagamento per l'appartamento in Giappone che finalmente ho trovato e ho ordinato un paio di cose che dovevo ordinare, la lente nuova per la videocamera e basta. Adesso faccio la live e poi devo fare i video per YouTube sperando di non fare alle 4 di mattina. Alessandro, Marco, come va con le verdure? Mi sono in realtà un po' fermato nel cercarne di nuove, ma non mi faccio più tanti problemi, nel senso che ormai nella mia dieta nel riso le metto, mangio sempre un po' le solite, però le mangio, a differenza del passato, e alla fine non mi dispiace neanche. Quando non le mangio per un po' le cerco e non sono ancora riuscito a mangiarle tutte, anzi ce ne sono alcune che ancora non riesco a guardare. Però quando andrò in India, che saranno 3 settimane di cucina vegetariana e mi dicono loro cosa mangiare, lì sarà una bella uscita dalla comfort zone e quindi magari tornerò diverso. Have you found what you really care in and done it? Have you found what you really care in and done it? I'm still a work in progress, but at the same time, Shambhavi, I think it totally changed my life. And yes, it destroyed completely everything that I wanted to do before. And I slowly had to rebuild myself. It wasn't easy and it's still not easy, but building from the ground up, actually more of a building, it's taken off of me. But it's way easier, way better, and way more conscious now, way more peaceful. I can do basically anything that I want. I'm super flexible, and I see these things every time that I go out in the world. I see how's life for others and how's life for me, and I'm incredibly grateful for how easy I can live life at this point. And the more now I set goals for myself, the more goals doesn't even matter. I just focus on what works now for me now, maybe a direction, but being good now so that I can think good and so do good. LOL, mangio vegano 12-13 anni. Beh, ci sta. Io avevo purtroppo un problema con le verdure, ma pian piano ho iniziato a risolverlo. Suoni solo la chitarra o canti anche? La chitarra la suono così a livello amatoriale, ragazzi, e anche il pianoforte. Canto idem, faccio dei corsi, ma non sono ancora abbastanza bravo per cantare. Marco, che investimenti consiglieresti di fare ad un ragazzo che sta mettendo da parte i primi soldi? Consiglio di crearsi un fondo d'emergenza come prima cosa, mettere via un po' di soldi e poi quando inizi ad avere un'entrata abbastanza stabile, ti consiglio di crearti un piano d'accumulo in ETF o in quello che vuoi per metterti via i soldi per il futuro.
sfruttando l'interesse composto, ma penso che tu lo sappia. LOL, Hey Marco, do you know any other self-defense that are hard to get out? Have you heard of that one move where you pin someone's arms behind their back, like the one where you hold from the elbow? While I was doing Krav Maga, I learned a lot of this, but I think Jiu-Jitsu, boxing, and Jiu-Jitsu, kickboxing are the main ones, maybe Muay Thai. All the others are super cool, but I think that the main ones, or if you want to grapple, Jiu-Jitsu and Krav Maga, they're very cool, or also Judo. Ti è mai capitato di fare conoscenza con una ragazza per avere un'amicizia normale, ma ti senti di fare tutto tu, come se lei non interessasse molto? Non so se mi spiego. Dipende, uno, dalle aspettative che hai te, due, dalle aspettative che ha lei, e tre, dall'idea che vi siete fatti entrambi. Secondo me in quel caso la comunicazione è la cosa migliore. Magari è il suo tipo di carattere, fatto così, magari lei non vuole altro, o magari semplicemente hai delle aspettative un po' troppo alte tu. Quindi dipende da persona a persona e caso in caso. Ciao Marco, Antonio, ti seguo e ci tengo a ringraziarti che ci dai con i tuoi video puri, originali e soprattutto produttivi. Grazie mille, grazie mille. Mi fa molto piacere Antonio, grazie. Alessandro, ti consideri timido? Uh, Quando serve? Wow, maintain that, don't leave your body yet. I won't, don't worry. Non riesco a leggere, non riesco a stare fermo così tanto. Quello è sintomo della nostra generazione, non so quanti anni tu abbia, ma è sintomo un po' della nostra generazione di questo continuo bisogno di dopamina. Eppure ti può servire tantissimo perché è una cosa che aiuta. Prova con un audiolibro in caso. What do you think is your biggest strength and what do you want to improve upon? Steven, uh, many things to improve upon. My biggest strength probably is flexibility and persistence. So I can be persistent and I know I will not be the problem. Like, no matter what happens in my life, no matter what happens with others, no matter what happens within myself, I'm not the problem for myself or for others. I think this is the biggest strength. What do I want to improve upon? Many things. Probably creativity and letting go more. Even if I'm progressing a lot lately. Do you still meditate and do yoga? Yes, daily. Marco, mio fratello abita in Giappone, precisamente a Toyama, se ti servissero informazioni. Grande Alessandro, ottimo, Toyama è tanta roba. Io alla fine ho trovato appartamento a Otsuka, che è vicino a Ikebukuro, a Tokyo. Era l'unica zona disponibile perché gli appartamenti vanno a ruba, che neanche, non lo so. Would you rather live on a beach or live in a forest? I would probably choose a forest, if it's cozy enough. I'm not a super fan of a beach. Marco, do you eat neem and turmeric ball? I have neem and turmeric in a form of capsules, but I don't take them daily. But in the ashram, you have to take them daily. Have you encountered any rude influencers at any of the events you go to? Normally, it's not that they're rude. It's just that some of them, they're just in their mind. They're just compulsive in their own world. So they don't want to be rude. Nobody wants to be rude. They just maybe think a little bit too much about themselves and just are compulsive, but not rude. Alessandro, Marco, quante lingue parli? Inglese, italiano, bene. Il resto un po' così. Francese, tedesco e spagnolo perché li ho imparati a scuola. Spagnolo in realtà perché l'ho imparati da una mia ex ragazza e da viaggi che ho fatto in giro per il mondo, e poi è abbastanza simile all'italiano. Avevo fatto anche Duolingo per tantissimo tempo. Adesso sto imparando anche il giapponese, quello mi ci sto mettendo da un anno circa e sto facendo corsi tutti i giorni. Ma sono ancora... il giapponese è difficile ingranarlo. What's your favorite video you have filmed? Like ever? Oh wow! My favorite video that I filmed? Wow.
I don't know. I don't know. Huh. Probably live streams. I really like doing live streams. But if I have to choose one, maybe guided meditations. I really like I've only made like a couple of guided meditations in my life, but it was really fun and I'm proud of them. I also tried one of them that I did and it was amazing, so I'm good at it. Marco, if there is one important experience you would like to share with those who practice Shambhavi, what would it be? Live on my other YouTube channel, I have an English YouTube channel about my inner journey. I always talk about it, and I already made a video talking about it, talking about the tips for people that do Shambhavi. One thing that I can suggest you, or if you go into the description of my video of this live stream, you will see the Inner Journey channel link. But if I just have to pick one tip, I would say let go. Just let go totally, experience it, enjoy it, and do exactly what they tell you to do. Nothing more, nothing less. I was thinking the Disney vlog. Oh wow, yeah, the Disney vlog was amazing, but not my favorite one. I love vlogging, yes, but it's hard to edit. Marco, grazie per i video. Mi sto guardando anche i tuoi video in inglese della selezione Self Mastery. Mi mettono sia per la lingua che per la routine. Grazie, ma guarda, sono super contento. Are you okay with being single for the rest of your life? I'm okay with it. I'm not single at the moment, but I'd be happy anyway. A che ora vai a dormire e ti svegli solitamente? Dipende dal giorno, dipende da quante cose ho da fare. Tendenzialmente cerco di fare mezzanotte 8 o 1 9. Questo sarebbe un po' quello che voglio, cioè che è un po' lo standard, ecco. Marco, I know you have a lot of experience in life, and over these past years of knowing your channel as it has grown, you have shared many memories. What is your greatest accomplishment in life? If you talk about social, superficial accomplishment, probably it would be the Mr. Model or Mr. World. If you talk about social things, it will probably be social media and collaborations with brands like L'Oreal or Dior, big brands, Yves Saint Laurent. But if you talk about real accomplishments, I would say inner peace. I would say being able to be joyful, peaceful, and loving no matter what. And working a lot on myself and so much on myself, doing so much introspection during the years, focusing on all my limitations, answering to so many questions, trauma, all these things that happened. And so, yeah, the inner work. You should do a yoga live stream sometime. I would do it. Secondo te, al di là delle interpretazioni, le varie religioni e filosofie trasmettono lo stesso messaggio o ci sono differenze? Trasmettono la stessa cosa. L'uomo tendenzialmente vuole la stessa cosa, dice la stessa cosa, fa la stessa cosa, ma superficialmente in modo complesso. Ma alla fine tutti vanno nella stessa direzione e tutti dicono le stesse cose. Come sei diventato modello? Semplicemente quando facevo nuoto ero molto magro e ho iniziato ad uscire in quel periodo che dicevo prima, il periodo un po' no, e mi ricordo c'era questa ragazza che lei era molto alta, lavorava come modella locale e mi diceva guarda sei abbastanza alto, secondo me potresti provare a fare qualche lavoro con me. E quindi mi ha invitato a fare dei lavori, da lì ho condiviso le foto su Instagram, e poi mi ha contattato un altro fotografo e da lì così via. Qualcuno li avevo contattati io, ho iniziato a fare le foto su Instagram e poi mi sono proposto delle agenzie e da lì è partito tutto. I'm single, any friends to suggest? Devi scrivermi su Instagram, ti mando tutto, ti mando tutto. Marco, sei figlio unico? No, ho un fratello più grande. What's the funniest question someone has asked you?
That one. What's your favorite video to film? That was amazing. I didn't even know what to answer. Marco, do you plan to learn other spiritual practices? I'm learning Bhava Spandana, and I'm going to do the Bhava Spandana in Shunya advanced courses soon in March. And so I think that in the Shunya meditation, they will teach you Shakti Chalanakriya and Surya Shakti. But I'm planning also to learn Surya Kriya one day. I learned Bhuta Shuddhi, I learned Angamardana, and also other non-Isha practices. Ciao Marco, posso chiederti un consiglio? Io sto approcciando la box, portando gancio sinistro, non riesco a bilanciare e portare il peso sulla gamba destra. Come mai? Non lo so. Detta così senza vederti, non lo so. Forse devi piegare un po' più le gambe, stare un po' più sulle punte e col peso un po' più indietro, secondo me. A primo impatto mi viene da dire questo. You like watching TV? Just to waste time, yes, but I never have time to waste, so I don't watch it that much. What do you think about expressing your emotions? What are your thoughts on the importance in friendships? That is very in-depth answer, Marco. I really appreciate it. No worries. I think that friendship is one of the main virtues, one of the main things that human beings have, and it's so important to me. And even if I don't have many, I don't have many friends, but expressing emotions is very powerful. But if you do it in an authentic way, not in a way that you need to show something to others because you want to be seen in a certain way. That's another thing. Ho sentito... Oh, salvi la diretta? Sì, certo. Infatti tra poco ragazzi devo chiuderla perché devo fare i video. Quindi le ultime domande. Last questions guys, because I have to make all the YouTube videos, but the live stream will be also saved. Hai mai provato scuola di ballo? No, ma faccio ballo ogni tanto a casa per sciogliermi. Ho sentito in un live che va dallo psicologo. Come ti approcci alle sedute avendo tu già un bagaglio di conoscenze importante e come gestisci le differenze fra metodo occidentale e orientale? Ciao Alberto, bella domanda. Allora, ho smesso di andarci semplicemente per il fatto che un giorno sono uscito, mi sono alzato e lui mi ha detto, beh, hai tutte le risorse per fare... ormai hai tutte le risorse per gestirtela da solo, quindi direi che non serve più. E quindi ho smesso perché semplicemente quello che dovevo risolvere l'ho risolto, i dubbi che avevo li avevo e poi in realtà ero arrivato a un punto in cui diciamo che a me è servito più che altro per avere un punto di diverso e completamente che non mi conoscesse per poter esprimere delle cose e anche aiutarmi a fare dei ragionamenti interni e sentire una terza, cioè una seconda opinione. E mi è servito in alcune cose, soprattutto sociali, quindi riguardo a relazioni o cose, ma poi per il resto, secondo me, a meno che non trovi veramente uno psicologo bravissimo, c'è tante cose che si fanno, ad esempio, nella crescita interiore che se le fai in modo giusto già ti mettono alla base su gradini, cioè parti tanto avvantaggiato, ecco, quindi fai già un lavoro che non so come spiegartelo, però è stato utile, sì, spesso ero quasi d'aiuto io a lui, detta proprio così, però è stato molto bravo, molto carino. Metodo occidentale molto analitico, metodo orientale mette la persona non come punto principale, ma esce dalla testa. Il che secondo me è fondamentale se vuoi risolvere tutti i problemi alla base. Maggio-giugno provo la camminata sui carboni ardenti e organizzo un tempio sul Sanatana Dharma, sito a Bari. La proveresti? Wow! Non lo so se la proverei, cioè se mi capita di ritrovarmici, ok, se devo farlo, ma non penso di andarmelo a cercare. I'm curious if you reach the point where you no longer have any physical sensations. In meditation, you mean? It really depends, but you don't.
I noticed that the more you try to cognify and put in thoughts whatever happens during your meditations, it just ruins it. So I just enjoy it and that's it. And the results will come anyway. Do you still practice doing handstands? I do it during my Wim Hof routine. Thank you, Mark. If you have anything to ask, I will let you know. You have a great rest of your day. Thank you so much. Really appreciate it, Steven. Yes, these will be my last questions. Pensi che ci sia qualcosa dopo la morte? Oh, wow, Alessandro, cioè, ma che domanda è così? È una cosa molto complessa e mi ci vuole tanto tempo e un contesto per rispondere a una domanda così. E magari lo farò in un video. Tendenzialmente, secondo me, morte non morte, vita non vita sono concetti molto umani. Quindi penso che parlare di certe cose sia abbastanza egocentrico e quindi penso che non ci sia né un prima né un dopo, penso che sia tutto una cosa unica, ecco. E a livello di esperienza personale quella è un'altra cosa. Che colore consigli l'Apple Watch per renderlo anche estetico con outfit? Mi piace che fai due domande in una, cosa c'è dopo la morte, e nell'altra, ma l'Apple Watch come potrei... Nero, Total Black va sempre bene con tutto. Non sopporto molto gli Psy, ma in realtà io non ho niente di contro, era un'esperienza, può essere utile per alcune persone, ecco, diciamo così, però bisogna stare attenti a non farsi analizzare troppo la mente perché comunque la mente rimane il problema. Come ti sei trovato all'università? Cioè bisogna disidentificarsi da essa, secondo me, per risolvere i problemi alla radice. Come ti sei trovato all'università? Ti piaceva davvero? No, non mi sono trovato bene e non mi piaceva, però l'ho fatta perché andava fatta, purtroppo io avevo fatto un liceo, quindi l'ho scelta, l'ho fatta, come il liceo ho fatto quello che potevo e poi me ne sono uscito il prima possibile, avendo comunque certezza che non avrei continuato il mio percorso lavorativo basato sull'università. Sarcasmo della vita, le mie domande, ecco. How long is your hair? I have no idea. Va bene ragazzi, io scappo perché devo fare i 160 miliardi di video e basta. Grazie mille per tutte le domande. Se avete qualsiasi cosa scrivetemi in privato su Instagram o dove preferite e ci vediamo. Ah ragazzi, la live di martedì prossimo non sarà di martedì sera, purtroppo non riesco perché sarò all'Exans, la voglio comunque fare, la farò di lunedì. Quindi se ci siete, lunedì sera, sempre dopo cena, farò una live come stasera. Guys, next week the live stream will not be on Tuesday because I have an event in Milan during the whole week, but I still want to do it, so it will be on Monday night, same time. So if you want to join, you can join or you can watch it afterwards if you'd like to. Se volete, e comunque la registrerò in ogni caso per chi non c'è. Che ne pensi di taggare di Nabil? Purtroppo non conosco. Ciao Sara, Marco, grazie diretta, buona serata, grazie a te Alessandro. What time? Will be always the same time, so after dinner time in Italy. I don't know what time is it there, but it's basically kind of this same time here at this moment. Have a good night dreaming, thank you. Okay guys, thanks all for the support. If you have any other question, you can DM me privately on Instagram or you can leave a comment here and see you on Monday. Grazie ragazzi, ci vediamo lunedì, allora, per la live, sarà una live di lunedì e basta. Alla prossima, purtroppo quando sarò in India, ve lo dico già, non riuscirò a fare live, quindi avrò 3 settimane senza live, non posso farci niente, però quando sarò in Giappone cercherò di farle. Cercherò anche di utilizzare il meno possibile il telefono. While I'll be in India, guys, in March, a marzo, probably I will not be able to make live streams for those 2-3 weeks. So unfortunately, that's the only thing. I will not use the phone that much. I will focus on myself and on my inner growth. But during my trip to Japan, I will do live streams anyway. So, yeah. Ricordiamo gli occhiali antiluce blu. Esattamente. Bravissimo. Mamma mia, che bravi che siete. Mamma mia, che bravi. Bravissimi ragazzi. Thanks guys for watching. See you in the next live streams. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Anzi, al prossimo live. O quando volete. Ciao ragazzi, buonanotte. 44 minuti live. Perfetto. Buonanotte ragazzi. See you.